Allora, oggi sono qui alla palestra Kaizen che faccio una bella intervista a Riccardo Callini, che è un preparatore di ciclismo e adesso mi sta aspettando e seguitela perché è molto interessante. Allora, chi è Riccardo Callini? Allora, Riccardo Callini è un preparatore atletico di ciclismo. Ok, come sei arrivato a fare il preparatore fisico per il ciclismo? Allora, diciamo che questa cosa nasce da 2 anni fa, dove praticamente piano piano mi ero reso conto che il lavoro che facevo non era proprio nella mia indole e diciamo che ho deciso di fare un po' quello che era la mia passione fin da quando ero bambino, cioè la bici, è sempre stata la mia passione perché mi è stata, diciamo, fin da quando sono bambino, mio babbo mi ha sempre preso la bicicletta, regalo della comunione, la cresima, solo bici, bici, bici. E quindi ho iniziato, diciamo, da partire dal downhill, fare gare in downhill e quant'altro a livello juniores, europei, mondiali, quant'altro, gare di enduro per poi sfociare quando circa 17-18 anni ho iniziato a fare gare in mountain bike con la bici da cross country e poi anche sono partito con la bici da corsa, sempre più allenamenti, gare gran fondo e quant'altro. Quindi diciamo che la bici è sempre stata il pilastro portante della mia vita, perché la mia Ok, passione, il mio è tutto, dai, diciamo. ok. E quindi da un certo punto ho deciso di rendere quello che è la mia passione il lavoro. E quindi, diciamo, quando ho deciso di cambiare lavoro, prima ero un tecnico commerciale, ho deciso di staccare, di studiare, mettermi a studiare per fare il preparatore, unire tutta la mia esperienza anche a livello attivo con cui avevo Mhm. fatto tutte le gare e le competizioni e unire anche tutto il discorso teorico, quindi facendo corsi con il CONI ho avuto i miei certificati e ho iniziato Ok, questa quindi nuova. sei proprio certificato. Esatto, sì, sì, Ok, sì, perfetto. esattamente. Secondo te cosa distingue un buon preparatore da uno improvvisato? Allora, fondamentale, inutile dirlo, avere comunque una base di studio, perché comunque non ci si può improvvisare. Ma secondo me altrettanto importante, oltre allo studio, è averne masticata, cioè la pratica fa tanto. Quindi secondo me ci vuole una buona preparazione, ma ci vuole anche altrettanto campo, cioè altrettanto pratica, cioè uno più ha corso, più va in bici, più ha fatto, più sa cosa vuol dire allenarsi, più sa cosa vuol dire la fatica, sa percepire gli sforzi, sa cosa possono provare gli atleti che Mhm. hanno, quindi ti riesce ad immedesimare veramente bene. Questo è estremamente importante. Un'altra cosa che secondo me è estremamente importante, che fa veramente la differenza da un preparatore a un altro, è come segui le persone. Cioè, si deve quasi instaurare, io lo dico, ma proprio alla fine con tutti i miei atleti quasi si instaura un rapporto di amicizia perché è inevitabile che la persona che segui debba essere veramente seguita anche dal punto di vista quello che è oltre lo sport, perché lo sport non è tutto, cioè c'è anche tutto il fattore esterno che Sì, c'è anche incide l'amicizia, c'è tanta roba, sì, sì. esattamente e incide sullo stress. Lo stress Mm. poi va a impattare tutto quello che è la Sì, sì. performance e quant'altro. Quindi, secondo me, è estremamente importante avere un rapporto, diciamo, molto legato dove ci si sente costantemente per sentire come le percezioni, come stai, Mhm. se va tutto bene a livello sia sportivo, ma mica che uno deve raccontare i fatti suoi Certo, ai certo. 420, però comunque avere un'idea generale. Sì, Magari a sì, di volte come uno va. può essere stanco anche per un discorso Certo. lavorativo, quindi ha senso anche rallentare un attimo perché Sì, sì, perché l'essere umano non può sempre essere al top. Allora, il tuo approccio cambia molto tra le varie discipline, mountain bike, gravel oppure strada? allora, diciamo di sì, ma differenzierei più che per disciplina, che comunque sì, cioè, la differenza c'è anche tra le discipline, ma in primis a livello di ciclismo differenzierei più sulla distanza, in primis. Cioè, Ok. la prima cosa da differenziare sono gente che magari ha obiettivi di gran fondo o ultra, quindi proprio gare portate all'endurance Mhm. estremo, deve avere determinate caratteristiche e ci si allena su determinati esercizi specifici. Gare più corte, quindi gare che possono essere di un'ora così, che possono essere in criterium su strada o cross country a circuito, sono gare molto più Soft. glicolitiche, Sì, 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 sì. però magari molto più scattanti, quindi magari bisogna avere altre Mhm. caratteristiche e quindi sicuramente gli allenamenti sono diversi.
Allora, prima di costruire un programma, una scheda, cosa analizzi? Allora, innanzitutto, dire fondamentale, mi piace sempre conoscere la persona a quattro occhi, nel senso, o sempre venire qui in palestra, comunque a parlare insieme, descriversi e parlare, o comunque sempre in video call così, per conoscersi. E la prima cosa che valuto e che chiedo è ovviamente, diciamo, la vita tipo della persona, perché magari c'è l'atleta che fa solo quello e allora ci si mira solo lì e si parla di Mhm. quello e quant'altro. Tutte le persone invece amatori, studenti o qualsiasi sia la persona, bisogna valutare gli impegni che hanno quotidianamente e saperli conciliare con anche quello che è l'extra, tipo una famiglia, la moglie, gli amici e tutto quello che è estremamente importante continuare a mantenere senza, diciamo, entrare nel loop proprio solo dello sport dove uno guarda solo quello, si allena solo e non guarda nient'altro, perché comunque è sempre la somma che fa il totale, quindi non è solo la gamba buona che fa la prestazione, ma è la gamba e la testa sana. Ok. Quanto conta oggi la tecnologia rispetto alle sensazioni dell'atleta? Allora, questa è una bella domanda, perché allora, la tecnologia ovviamente fa passi da gigante da tanta roba, perché è bellissimo, nel senso c'è più cose abbiamo, più strumenti abbiamo da poter guardare, analizzare le cose e più ci diamo sempre vicini al dettaglio e arriviamo sempre più precisi dove vogliamo arrivare. Quindi anch'io personalmente più dati ho, anche con gli atleti, HRV, cardio, watt, cioè più roba riesco a prendere da loro più riusciamo sempre ad andare nello specifico e a mirare sempre più alto. È ovvio che però non è tutto, quindi è estremamente e continua veramente ad essere un pilastro importantissimo sempre il feedback della persona. Mhm. Quello è inevitabile, è solo la persona che lo fa ce lo può dare. Secondo me, cioè, non esiste un più importante l'uno o l'altro, ovviamente la tecnologia è tanta roba e ci sta, però il feedback rimane comunque una Essenziale. cosa molto importante. Sì. Ok. Che tipo di errori vedi più spesso negli allenamenti fai di te? Quelli che praticamente trovano online? Tanto ti sarà capitato, immagino. Ah, sì, 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 ci sono già partiti i dibattiti, certo, perché dopo sempre adesso la gente dice che il ruolo del preparatore ormai è andato, no? Che si fa con l'intelligenza artificiale tutto. Come no? E allora, vabbè, adesso prima o poi allora saremo tutti disoccupati, quindi l'ho già detto in un reel, no? E allora, che dire? Allora, senza, diciamo che l'errore più comune è quello, diciamo, di fare sempre un mix, diciamo, quello è la cosa più comune tra tutti, nel senso che tutti dicono la classica allenamento endurance è tanta zona bassa, Z1, Z2 e poi vai a giocare con le zone di alta intensità. Quindi il classico mix qual è? 89-90% Z2 e poi il resto faccio 30-30, un po' di Z4 soglia e un blocco se rimane di ritmo. E così fai un fritto misto continuo per tutte le settimane. Cioè, nel senso, va benissimo, uno può anche andare per dire tutte le sere uno mangia un giorno il McDonald's, un giorno mangia il pesce, un giorno mangia l'insalata, mangi misto, Sì, no? sì, Però non è detto che stai mangiando bene, no? Anche certo. se tutti i giorni cambi. E poi ripeto, non tutti siamo uguali Mm. e poi non tutte le settimane devono essere uguali per nessuno, perché se si cerca di fare le cose come si deve, sia a livello di performance, ma anche a livello di miglioramento personale, dal principiante amatore all'atleta professionista, i carichi e le settimane vanno modulati e variate drasticamente, perché non sono assolutamente uguali e non possono essere uguali. No, certo, la conoscenza dell'atleta è indispensabile anche perché l'intelligenza artificiale non sa chi ha di fronte, Esattamente, per cui esattamente. sono d'accordo. Potrebbe esserci uno che scrive che è 60 kg e è glicolitico, Sì, capito? sì, Quello che certo, invece, capito, è tutto bello grosso, sistema aerobico così, è completamente differente. Quindi certo. gli allenamenti sono assolutamente opposti in questi casi. Ok. Quindi Perché un ciclista dovrebbe andare in palestra anche se pedala magari anche tutti i giorni? allora, sì, la palestra è sempre una cosa fondamentale, secondo me, cioè estremamente importante. Fondamentale è un parolone che taglia un po' troppo. Molto, molto importante. C'è da dire una cosa, che allora, chi va in bici tutti i giorni deve saperla valutare bene e saperla implementare correttamente, perché comunque è uno stress importante. Perché, premetto, se si va in palestra si va a fare a livello di bici della forza massima, perché è quella che serve per stimolare più a livello l'anabolismo, diciamo un po', perché
quello che caratterizza un po' il mondo dell'endurance e del ciclismo in generale è uno sport catabolico che brucia il muscolo. Infatti il classico ciclista comunque uno magro, molto così, quindi noi dobbiamo un po' andare a contrastare questo catabolismo e la palestra ci aiuta in questo, aiuta anche tanto molto a dare una tonicità generale e poi aiuta tanto a livello anche strutturale, molti esercizi di core anche fanno bene, questo anche più a livello di mobilità così, perché quando si è in salita la schiena, l'addome sono estremamente importanti. A livello di gambe invece, che sono diciamo il core, che è quello proprio che andiamo proprio a pedalare sempre, quindi gamba, 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 cosa fa? Tanti allenamenti monopodalici così danno il gesto giusto indipendentemente a tutte le gambe, quindi lavorare molto mirato su queste cose qui, poi in palestra adesso farsi seguire ad hoc, come qua da noi dove facciamo dei personal training, lavoriamo con del velocity based training che è la VBT, quindi la nuova frontiera, un po' come adesso il ciclismo, cioè tutti hanno il power meter, hanno il potenziometro, se no si allenano in palestra ora è anche così, ma noi già ci lavoriamo da anni perché è fondamentale, vai a lavorare esattamente con dei carichi precisi che misurano in millisecondi le alzate e tu così riesci veramente a determinare la forza massima dell'atleta e lavorare veramente in maniera precisa, come fai appunto su strada con un potenziometro. Perfetto. C'è un esercizio che tutti i biker dovrebbero fare e che quasi nessuno fa magari. Ok, beh, secondo me sì, forse mi sono già preannunciato prima, però direi il core, a tutti direi il core, cioè diciamo l'addome, schiena, proprio la fascia così, perché è una cosa che non impatta a livello di gamba, quindi è una cosa che puoi fare se sei stanco di gambe, puoi fare il sabato e la domenica tranquillamente, sono una mezz'oretta di esercizi, capito? Qual è la differenza principale nella preparazione di un biker rispetto a un ciclista su strada? Allora, la differenza principale direi che sta nel fatto che allora, il biker prima di tutto deve anche avere determinate qualità a livello discesistico e di guida, cioè lì sono proprio fondamentali, allora anche in strada sono molto importanti, però nel biker fa la differenza perché in discesa veramente puoi mangiare veramente tanto, perché devi saper guidare, hai dei terreni accidentati e quanto puoi recuperare in discesa a volte non lo recuperi più in salita, perché puoi dare veramente tanto distacco. Abbiamo visto ultimamente anche in strada dei matti, dei pazzi, insomma senza far nomi, dei Pidcock che si lanciano giù in delle maniere incredibili e la gente non gli sta a ruota perché non ce la fa. Quindi abbiamo visto che anche lì, però non a caso Pidcock da dove viene? Dal ciclocross, dalla mountain bike, quindi torniamo lì, capito? Lui switcha in discesa in una maniera incredibile, fa gap anche in strada. Però direi che questa è una principale diciamo determinante perché in mountain bike è proprio fondamentale perché devi saperci andare giù bene. Bici da corsa ovviamente avere la tua tecnica e tutto, però secondo me qui c'è proprio la grande differenza. Poi l'altra differenza è che sono appunto sforzi diversi, quindi anche a livello di preparazione ci si focalizza su esercizi diversi, diciamo. Sì. Allora, in questi anni il gravel sta esplodendo e richiede più resistenza, più forza o più equilibrio tra le due? Allora, è talmente esploso che mi sono dato anche al gravel un po'. No, vabbè, ovviamente non mi faccio mancare niente. Però, allora, che dire, secondo me dipende sempre, tornando anche ai discorsi precedenti, sempre dalla lunghezza. Diciamo che come disciplina nasce un po' a livello anche esplorazione, molto così, quindi avventura. Quindi diciamo che come predisposizione è sull'endurance lungo. Quindi diciamo che prende molto il mix tra l'unione della bici da corsa e una marathon di mountain bike. Non c'è un discorso tecnico come la mountain bike, però è un po' un ibrido, quindi è un incrocio delle due discipline, portato a livello proprio endurance estremo, diciamo, perché se le vediamo le gare anche più in auge da adesso, che corrono in America, in Spagna, così, sono robe da 360 km fino ad arrivare a 500, quindi cioè, one shot, quindi parecchio bello, sì. Ok. Secondo te un atleta può passare da una disciplina all'altra senza dover stravolgere tutto l'allenamento? Secondo me assolutamente sì. Ovviamente diciamo che più si è mirati a una performance mirata su una disciplina, più ovviamente non puoi essere al 200% sull'altra. Questo non vuol dire che sei scarso, perché cioè,
vediamo i fenomeni, come vediamo i fenomeni Mhm. che si spostano da una disciplina all'altra e performano, nel tuo piccolo, con le tue capacità, non è che se vai sull'altra disciplina sei zero, Certo. sei sempre tu, ovviamente magari hai un po' più il fondo, capito, se sei più su un allenamento da gran fondo, gran fondo, gran fondo e ci siamo allenati con un criterio su Mhm. quelle, poi hai una gara di un'ora a blocco, magari non sei al 100% per quell'ora lì, Ma perché sei più allenato sfiguri sull'endurance, però. però esatto, capito? Poi Certo. ci si lavora, quindi anche a livello di programmazione, se uno per dire ha 3-4 gare di gran fondo a inizio anno, dopo 2 mesi ne ha una gara in circuito in cross country, ci lavori e dopo già vai in forma per una tipologia di gara così. Quindi diciamo Ok. che schedulando bene gli impegni e suddividendoli per l'anno in Mhm. modo equilibrato, riesci anche a performare miratamente su discipline completamente diverse. Benissimo. Meglio allenarsi 3 volte fatte bene o 6 volte a caso? Beh, qui la domanda non possiamo sbagliarla questa, assolutamente 3 fatte bene. Perfetto. Perché rispondendo, volendo dare giusto il contentino in più, no, il discorso è sempre il solito, cioè non è la quantità che fa la qualità, è molto meglio qualità e meno quantità, perché tanto dopo è tutta spazzatura Sono e d'accordo. spesso il corpo non è perché tu dai dello stress in più che per forza è lavoro in più che il corpo riesce a metabolizzare, a volte lo scarta solo, Mm. quindi è importante capire cosa gli stai dando, se lo riesci a digerire e commutare in qualcosa di benefico oppure se solo Mm. pattume, Anzi, quindi ogni tanto fai solo dei danni. esattamente. Allora, qual è l'errore più comune degli amatori che vogliono migliorarsi subito? Ritorno a quello che ho detto prima, fare delle granore, che sì, va bene, è la base dell'endurance, ma non è tutto e Non progredisci. devi sempre poi avere un piano di crescita, uno stallo, e, cioè deve essere programmata la cosa. Non puoi partire, bam, 20, cioè tutta roba sparata, più ne faccio meglio è, più ne faccio meglio è. L'errore più comune è che buttano tutti su, buttano su, buttano su, buttano su. Ok, vediamo questo qui cosa mi rispondi. In quanti si allenano troppo pensando di allenarsi poco? Tutti. Tutti. Tutti, anch'io compreso fino a poco tempo fa. No, è vero. Cioè, alla fine è così. Io, per come vedo io, tutte le persone, anche i ragazzi che seguo, così, che è sempre così. Cioè, mi chiedono sempre anche, a volte quando gli do il calino, no? Che gli dico, Mhm. guarda che, cioè, andiamo da Dio, va bene, ora caliamo un pochino, un po' di intensità, ma i valori sono buoni. Loro li vedi che si destabilizzano, vedono 2 ore in meno, cioè sembra quasi che gli abbia fatto un male, dico, ma siamo sempre noi, poi te ne ho tolte solo 2, quindi io già sono in angoscia e dico, quando gliene tolgo 5-6 cosa fanno? Mi mandano a fanculo, no? Ah, certo. Oppure me le fanno di nascosto, quindi c'è questo che il messaggio che deve passare è che l'ora non è tutto, non è tutto, non è tutto, e il corpo va su e i picchi vengono creati e fatti giocando con queste cose qui, quindi tutto ha un senso. Secondo me, questo non c'entrano non le domande, secondo me bisognerebbe ascoltare il proprio corpo. Anche, ma infatti quello è E questo estremamente ti viene con importante. l'esperienza, però ascoltare il proprio corpo secondo me è fondamentale. Quello è estremamente importante. Ovviamente a livello, cioè nell'acuto ci sta avere il momento di fatica, però appunto Certo, come dici giustamente tu sai che è un momento, è uno stato di fatica momentaneo, hai caricato tanto, quindi potrai avere una sorta di affaticamento 2, 3, 4, 5, 6 anche la settimana, se è voluta e programmata. certo. Però non può essere una cronicità dove tu sei cotto sempre, e sennò stai No, sì, facendo le cose sbagliate. esatto. Quanto conta la prevenzione infortuni nella programmazione? Beh, è molto importante secondo me, e tornando al discorso di prima, si fa molto in palestra con esercizi di forza specifici. Quello a livello di prevenzione fa tanto, perché comunque ti crea una stabilità e a livello articolare, legamenti, così è il beneficio che può darti solo la palestra, non ti può dare nient'altro. Perfetto, questa riguarda anche me, quindi so la risposta. C'è un'età in cui il modo di allenarsi deve cambiare radicalmente? Allora, ovviamente un po' sì, nel senso uno man mano che va avanti con l'età non può continuare a gestire carichi estremi, perché comunque è fisiologico, però si parla sempre, cioè sempre molto soggettivo, perché ci sono cinquantenni che hanno una forma fisica pazzesca che danno 6 giri a delle persone che ne hanno 20 anni, quindi secondo me qui uno dirà, dici sempre dipende,
Però dipende perché è troppo soggettivo. Però, allora, a record di logica, man mano che vai avanti con l'età, a livello fisiologico, nello sport dell'endurance c'è il gradino 35-40 anni che va scemato, che piano piano Mhm. scende, però, ripeto, dipende secondo me molto da persona a persona, quindi sicuramente sì, cambia, però ogni persona è a sé, quindi dipende dalla sua Ok. performance. Si può migliorare anche dopo i 40-50 anni? Se sì, come? Allora, secondo me dipende, nel senso che se parliamo appunto di una persona evoluta e di un atleta che ha iniziato da giovane a livello alto, no. Cioè nel senso Mhm. tipo parliamo di un Pogacar o ma anche solo nel nostro piccolo, un atleta elite che ha corso fin da giovane 20-30 anni, se veramente ha corso bene, si è allenato bene, lui il suo piccolo ha avuto Sì. nell'età X, quindi non può assolutamente aumentare là. Contrariamente, una persona che magari o comunque si è allenata ma non così ad altissimo livello, è sempre stata una persona attiva, a 40-50 anni magari fa un upgrade, fa proprio nel senso si dà la preparazione, si mette motivato, alimentazione, insomma tutto rigido così, allora in quel caso lì puoi elevarti ancora, quindi dipende sempre da quel punto di vista lì. Ok, allora, un consiglio pratico per chi va in mountain bike e vuole migliorarsi senza stressarsi. Beh, allora, in generale direi girare il più possibile fuori strada perché appunto è quello che fa della mountain bike, quindi anche a livello di sforzo vai a simulare il più possibile quello che è la pendenza, lo strappino e poi tornando al discorso anche discesa, la tecnica. Se vogliamo però approfondire l'argomento un più in generale, cosa va a mancare? Allora, dopo bisogna sempre lavorare sui punti deboli, però che ti può dare girando solo in mountain bike, quindi ogni tanto anche comunque fare delle uscite di fondo molto lunghe a bassa intensità che in mountain bike le devi ricercare un po' apposta perché i percorsi non portano mai a delle zone di Mhm. bassa intensità lunghe, durature, costanti, questo ti potrebbe dare comunque dei benefici ulteriori. Quindi nel caso della mountain bike specifica, implementare tanta Z2 poi dipende sempre dagli obiettivi chiaramente, però è un po' diciamo una cosa che se uno gira solo in mountain bike non riuscirebbe ad avere perché il percorso non lo permette. Ok, un errore da smettere di far subito? Diciamo, guardare sempre gli altri, cosa fanno gli altri, ah lui ha fatto lui, devo fare anche io così, ognuno è fatto a modo suo e poi la prima cosa che io dico è, cioè tu vai in bici, innanzitutto secondo me per piacere, uno deve andare in bici per piacere, lo sport deve essere piacere, primo, secondo deve essere una gara contro te stesso, ma non una gara da viversi male, ma da viversi come sono migliorato e sono carico, quella è la prima vittoria. La gara contro gli altri è l'ultima e deve avvenire per ultimo perché prima devi stare bene su tutto quello che è prima, quindi il tuo benessere, le tue cose, fare lo sport in modo sano e poi ti confronti con gli altri e vai a cercare questa rivalità anche, purché sia sana. E infatti per quello che la metto sempre per ultima, perché se stai bene con te stesso e tutte queste cose chiare, e dopo è bello confrontarsi, gareggiare Con gli ed è una altri, rivalità sana. certo. Una cosa semplice che può fare chiunque già da domani. Beh, ascoltarsi e riuscire a capire, determinare la stanchezza acuta, quindi a breve termine, da quella cronica, fondamentale. Quindi riuscire ad ascoltarsi è fondamentale. Questa cosa qui ti permette veramente di uscire un po' dal loop, di essere sempre quella cottura lenta che giri sempre, porti a spasso la bici, anzi il vento porta a spasso la bici e te. Quindi occhio perché se il vento è contro poi non andate avanti. Dove può trovarti chi vuole iniziare un percorso con te? Allora, ovviamente sui social e sui numeri di telefono e quant'altro, anche perché ci troviamo sempre prima per messaggini e quant'altro, vabbè, a parte questo. No, niente, sono qui in via Ravignana 57 da Kaizen Athletics, qui in palestra, dove stiamo appunto girando il video. E dai, il primo incontro conoscitivo è sempre un piacere avervi qui, così da parlare insieme e conoscerci bene e poi valutare tutti insieme il programma di preparazione più adatto a voi. Perfetto. Qui in descrizione comunque metto tutti i suoi contatti, eh?